Sapevate che l'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando il modo in cui i medici leggono le nostre radiografie, TAC e risonanze magnetiche? Non è fantascienza, è la realtà di oggi e sta accadendo a una velocità incredibile. Ma come siamo arrivati fin qui e soprattutto dove stiamo andando? Restate con me, perché oggi esploreremo insieme il viaggio dell'IA nella diagnostica per immagini, un percorso che sta per cambiare per sempre il futuro della medicina. Partiamo dall'inizio. I primi sistemi di intelligenza artificiale applicati alla radiologia, chiamati CADE, ovvero Computer Aided Detection, erano come degli assistenti, molto specializzati. Il loro unico compito era trovare qualcosa di sospetto. Immaginateli come dei segugi addestrati a fiutare una sola traccia, un nodulo polmonare in una TAC del torace, oppure una microcalcificazione in una mammografia. Erano incredibilmente bravi nel loro lavoro specifico, ma non potevano fare altro. Ogni sistema era sviluppato e addestrato per una singola modalità di imaging, come la TAC, e per una singola parte del corpo, come il torace. Se si voleva analizzare una risonanza magnetica del cervello, serviva un sistema completamente diverso. Questa specializzazione estrema era potente, ma anche molto limitante. Era un primo passo fondamentale che ha dimostrato il potenziale dell'IA, ma la vera rivoluzione doveva ancora arrivare. Ed eccoci al secondo capitolo della nostra storia, il passaggio dai sistemi CADE ai CADX, ovvero Computer Aided Diagnosis. Qui l'intelligenza artificiale fa un salto di qualità enorme. Non si limita più a dire «Ehi, guarda qui, c'è qualcosa di strano». Ora è in grado di analizzare quell'anomalia e fornire una valutazione molto più dettagliata. Per esempio, può dirci quanto è grande un nodulo che forma ha e persino stimare la probabilità che sia maligno. È come passare da un semplice allarme a un vero e proprio consulente diagnostico. Questi sistemi più evoluti riescono a integrare informazioni da diverse fonti e a fornire un quadro clinico più completo, aiutando i medici a prendere decisioni più rapide e informate. Questo non significa che l'IA sostituisca il radiologo, assolutamente no. Significa piuttosto che gli fornisce degli strumenti potentissimi per migliorare l'accuratezza e l'efficienza del suo lavoro. Un vero e proprio copilota nella lotta contro le malattie. Ma la vera svolta, quella che ci proietta direttamente nel futuro, è l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa e dei sistemi adattivi. Pensate a modelli come GPT-4 o Midjourney, capaci di creare testi e immagini dal nulla. Ora immaginate di applicare questa stessa tecnologia alla medicina. Un'IA generativa potrebbe, ad esempio, creare un referto radiologico completo, scritto in un linguaggio naturale e chiarissimo, partendo direttamente dalle immagini. Potrebbe addirittura simulare l'evoluzione di una patologia nel tempo, o generare immagini sintetiche di alta qualità per addestrare altri modelli di IA, superando il problema della scarsità di dati. E non finisce qui. I sistemi diventano anche adattivi, imparano continuamente dall'esperienza, si aggiornano con i nuovi casi clinici e si personalizzano in base allo stile di lavoro del singolo medico. La IA non è più uno strumento statico, ma un partner dinamico che cresce e migliora insieme al professionista. Questo ci porta alla conclusione del nostro viaggio, al concetto più avanzato di tutti, i foundation models, i modelli fondazionali. Questi non sono più piccoli modelli specializzati, ma gigantesche reti neurali preaddestrate su una quantità immensa di dati che includono non solo immagini mediche, ma anche testi, dati genetici e informazioni cliniche di ogni tipo. Un singolo foundation model potrebbe essere in grado di analizzare una radiografia, leggere la storia clinica del paziente, consultare le ultime ricerche scientifiche e, infine, proporre una diagnosi e un piano terapeutico personalizzato. Stiamo parlando di una medicina davvero olistica e integrata, dove l'IA agisce come un cervello centrale che connette tutti i puntini. Arrivati fin qui, però, è importante fermarsi un attimo, perché più l'intelligenza artificiale diventa potente, più aumentano anche i rischi. Modelli sempre più complessi significano sistemi meno trasparenti, decisioni difficili da spiegare e comportamenti che possono cambiare nel tempo. Un'IA che apprende continuamente può migliorare le prestazioni, ma può anche introdurre errori silenziosi, difficili da individuare prima che producano conseguenze cliniche. E quando qualcosa va storto, la domanda non è più solo medica, è anche giuridica. Chi è responsabile se un sistema adattivo sbaglia?
il produttore, la struttura sanitaria o il medico che si è fidato dello strumento. I foundation models promettono una medicina più integrata e potente, ma pongono sfide enormi in termini di governance, controllo e tracciabilità. Senza regole chiare, il rischio è quello di delegare troppo a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Per questo il futuro della diagnostica per immagini non dipenderà solo dalla tecnologia, dipenderà da come decideremo di usarla. L'intelligenza artificiale può essere un alleato straordinario, ma solo se resta uno strumento sotto controllo umano, verificabile e realmente responsabile. Il vero progresso non è correre più veloce, è sapere esattamente dove stiamo andando. Dimmi nei commenti tu cosa ne pensi e iscriviti al canale per altri contenuti.